¿Cómo están, amigos de YouTube? Volvemos con un nuevo video, una nueva entrevista, nuevamente relacionada con el mundo del Italo Disco. Vamos a estar entrevistando nada más y nada menos que al artista Ago Presta. Nos va a estar contando sobre su adolescencia, sobre sus inicios musicales, sobre el hit Computer in My Mind y sobre el nuevo disco, nuevo single que va a estar lanzando en estos días nada más, llamado The Night. Así que si sos amante del Italo Disco y de toda esta hermosa música, esta entrevista no te la podés perder. Te recuerdo que este video tiene subtítulos, activados, tienen que estar o en una doble C o en los 3 puntitos. Activar los subtítulos en español o en inglés, así no te perdés ninguna de la información que nos va a estar brindando Ago Presta en este video. ¡Vamos! Ciao Lautaro, sono Ago. Faccio questa registrazione, intanto ti saluto te e tutti quelli che poi vedranno e ascolteranno questa mia intervista dall'Italia e precisamente da Firenze. Io sono nato in Calabria, Sud Italia, e all'età di 8 anni sono arrivato in Toscana per un impiego di mio padre, che è stato assunto per costruire delle case, e quindi all'età di 8 anni io ero già qui con la mia famiglia, con mia madre, con i miei 2 fratelli, 2 sorelle, e lì è iniziata un po' la storia mia, perché ho iniziato anche a muovere i primi passi nel canto ed ero un po' un bimbo prodigio. Facevo i festival da ragazzino con altri ragazzini come me, ed è stato un po' l'inizio di tutto quello che poi è venuta fuori la storia discograficamente poi di Ago. Questa è la prima mia domanda che mi hai rivolto, e io ho risposto con il cuore. Io ho iniziato, come ti ho detto nella prima domanda che mi hai fatto, all'età di 8 anni e mezzo, 9, diciamo 9 e mezzo, forse sì, forse qualche mese in più, perché mi sono approcciato ai primi festival come cantante. Si vede che questa cosa era nel mio DNA, lo avevo proprio dentro di me, questo fatto di cantare eccetera. Quindi i primi festival, le prime manifestazioni erano molti anni fa, ahimè, ma sono felice comunque di aver fatto quel percorso che mi ha portato a vincere tante manifestazioni in Toscana, che è la mia regione, medaglie, coppe, trofei, microfoni d'oro, ne ho vinti 3, che vincere un microfono d'oro all'epoca, al tempo che eravamo ragazzini, avevo 10 anni, 11, poi sono cresciuto facendo vari festival, facendo anche un certo periodo una scuola come cantante e musica, abbinavamo il canto e la musica, solfeggio, queste cose qui, con un maestro molto bravo. Io ti sto parlando di una vita fa comunque, e niente, vincere appunto, dicevo, un mini microfono d'oro, che così io ce l'ho sempre questi, anzi farò una foto con i 3 microfoni d'oro e li farò vedere un giorno, presto, molto presto. Quindi è stato per me una gioia vincere il primo. Poi è arrivato il secondo festival e il secondo microfono d'oro, per arrivare poi al terzo. Quindi abbiamo fatto un tris, 3 microfoni d'oro. Quindi questa è stata il mio inizio come cantante da piccolo. È stato un successo inaspettato, perché comunque io venivo già da certi successi, e Computer in My Mind è stata veramente una botta di fortuna che è piaciuto a milioni di persone nel mondo, specialmente in Sud America. Sud America ha fatto una roba micidiale, da questo pezzo ancora oggi
a distanza di tantissimi anni, che sono passati veramente, era 86, quindi facciamoci i calcoli, sono veramente 30 e più anni ancora oggi, Computer in My Mind è un brano che suonano tantissimo nelle radio in Sud America, specialmente in Argentina, in Perù, in Bolivia, in Venezuela, in Messico. Quindi è stato un brano che ha segnato una grande storia nella Italo Disco, se la vogliamo chiamare così. E sono felice di questo, con un autore come Farina, con il socio Crivellente Presta, siamo stati tutti e tre. È chiaro che costruisci una canzone, la strutturi in modo che possa anche essere un grande successo. Antes de continuar, te recuerdo que si no estás suscrito al canal, puedes hacerlo en este momento haciendo clic en el botón que está abajo de este video y activar la campanita, así no te perdés ninguno de los videos que vamos a estar subiendo a futuro. Tengo otras entrevistas con artistas del Italo Disco, del Eurodisco y del High Energy, biografías, curiosidades y mucho más. E cosa potrei cambiare? No, ma forse niente, perché è stato veramente un bellissimo periodo, con tanti successi, con tanti artisti. Abbiamo esagerato forse nel mettere tutto su un piatto, dove non c'erano cantanti, dove non c'erano artisti veri, ma c'erano tante figure messe lì con la voce degli altri, solo immagine. Quando ci si presenta su un palco poi bisogna avere le palle, e quindi è inutile far finta di cantare, è inutile fare solo l'immagine come se fosse una sfilata di moda. La musica non è una sfilata di moda, la musica è musica. Poi piaci o non piaci, la canzone è bella o non è bella, ma l'hai fatta tu, l'hai cantata tu, l'hai portata al successo tu, l'hai interpretata tu. Stop! Quello è stato un periodo grande per tanti artisti, sono venuti fuori tanti artisti, tanti prodotti, però tante cose io le rivedrei se potessi ritornare indietro, tanti li manderei a fare un altro lavoro, un altro mestiere, ma non è la colpa cioè di questi personaggi fantomatici, finti, glamour, col visettino, il fisico, c'è macho man. No, sono stati i produttori che hanno sbagliato questo, che hanno messo insieme, hanno fatto un pentolone di cose che non dovevano fare. Oggi abbiamo questo mercato un po' allargato, ieri era molto settoriale e potevamo veramente durare negli anni e nel tempo, non c'è stata l'intelligenza, purtroppo. Dal rock, perché io ho fatto rock, ho cantato rock, brani degli Steppenwolf, dei Cream, di Jimi Hendrix, dei Rolling Stone, chiaramente dei Beatles, dei Free, All Right Now, per dire, no? Un brano che mi è venuto in mente, uno così semplice, e poi altri gruppi. Queste sono state le mie esperienze nella musica. Poi ho ascoltato molto funky music, molto soul, rhythm and blues. Ero un amante di Otis Redding, un amante di James Brown, di Sammy and Davy, che chi ne ha più ne metta. Insomma, qui si sta parlando delle pietre, dei padri del soul, del funky americano nel mondo, e quindi io ho appreso molto per arrivare poi a costruire certe cose. Oggi dire è meglio oggi o ieri? Ieri c'erano più definizioni, c'erano più situazioni centrate, si riconosceva l'artista per la voce, per il modo di cantare, di essere, cioè di stare sul palco, e ci si differenziava, no? L'uno dall'altro. Oggi invece ascolti tante cose
uno uguale all'altro, l'altro è uguale all'altro ancora e via discorrendo. Quindi ti ritrovi ad ascoltare delle cose che dopo che l'hai ascoltato quel brano non sai chi è, non sai più chi è, chi non è. Oggi è un discorso portato avanti, se si parla di dance, se si parla di cose allegre, bene. Poi se si parla di generi trap eccetera non ne parliamo neanche con me, perché mi rifiuto categoricamente di criticare. Lo posso fare perché non ho problemi di nessun genere, da dire che i testi di oggi fatti per farli ascoltare poi alla gioventù di oggi, a questa nuova generazione, sono veramente schifosi, perché ci sono delle cose che non si possono ascoltare. Questa non è musica. Ho incontrato telefonicamente via call, conference, questi amici, Joe Mangione, che è il mio autore, il mio produttore artistico, con il socio che è Sandro Puddu, un DJ, che ci siamo incontrati in video, ci siamo conosciuti per vari motivi che ora non sto a spiegare perché diventerebbe troppo lunga la situazione, e abbiamo deciso, loro poi mi hanno proposto di fare una produzione insieme. Dico sì, ben venga questa cosa, perché io ero fuori dalle produzioni discografiche, non artistiche, perché come artista ci sono sempre stato, ci sono stato fino a 2 minuti fa, ma discograficamente non c'ero da 5 anni e mezzo circa. The Night è nato con loro, volevamo fare un remix di un brano mio, e invece è nato il brano nuovo, totalmente nuovo. Una grande canzone. The Night è una canzone. Allora abbiamo messo la versione long, original version, una versione club, una versione funky, dance, house funky, ma più funky che house dance, è una versione che ci è chiamata con un nome giapponese che poi leggerete perché sì, perché è una spada. Il tutto, queste 4 versioni, in un vinile che uscirà da qui a poco tempo, con una bella biografia, una copertina veramente bellissima, ripeto, con l'etichetta K-Noiz, che è la mia etichetta, non la mia, è l'etichetta del mio discografico Andrea Cappelletti, che si occuperà per tutto quello che sono il digital store, di avere queste 4 versioni sulle piattaforme digitali nel mondo da qui a pochissimi giorni, e speriamo che tutto ciò porti fortuna in un momento molto particolare come questo del Covid. Vi lascio con un grande saluto a tutto il Sud America, sperando che io possa venire un giorno in Sud America e farmi una grande tournée toccando Argentina, Messico, Perù, Bolivia, Venezuela, che dovevo già fare l'anno scorso, un anno fa, e poi ci sono stati dei problemi, l'Argentina, perché io in Argentina ho tantissimi amici, ho tantissimi fan, ho una famiglia, sono famiglie ormai per me, non sono solo fan, sono famiglie che sono lì, che mi aspettano, che io veramente vorrei abbracciare fisicamente tutti, abbracciare tutti quelli che ho menzionato. Vi abbraccio, soprattutto in Argentina, i miei fan in Argentina, che sono tanti, sono il padrino della Italo Disco, mi hanno battezzato il padrino della Italo Disco e ne sono felice. E non ci abbandonate, mi raccomando, stateci vicini, perché abbiamo bisogno di voi avete bisogno di noi artisti, ma vi ricordo che siamo noi artisti che abbiamo bisogno di voi, quindi vi prego, state vicino a noi. Grazie, un abbraccio a tutti da Ago e dall'Italia. A presto. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Le quiero súper agradecer a Ago Presta por tomarse el tiempo de hacer esta entrevista. La verdad que una persona súper agradable, cómica,
Muy bueno poder haber contado con él y con todo esto que nos estuvo comentando. Déjame en comentarios qué te pareció la entrevista, qué canciones te gustan de Ago y todo lo que quieras comentarme a mí y a los suscriptores que miran cotidianamente mi contenido. Sin más nada que decir, les mando un abrazo enorme a todos los fans de la música de los 80s y 90s y nos vemos en un próximo video. Chau chau.